Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di maggio 2025. Ragazzi, abbiamo la carta del mondo, che non è male, devo dire. Quando c'è la carta del mondo si parla sempre di un momento in cui si raggiunge un risultato, c'è come un compimento, la fine di un periodo per qualcuno, come se ci fosse appunto un capitolo che si chiude per far sì che se ne apra un altro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a giugno 2025. Bene, andiamo un pochettino a vedere qual è l'energia. Ok, partiamo con un 3 di coppe, amici del Toro. Fante di bastoni. Sei di bastoni. 8 di bastoni. 4 di bastoni, tanti bastoni ragazzi, Regina di bastoni, tanto per cambiare. 5 di bastoni ragazzi. E asso di bastoni, cioè non ci credo. Avete tutti i bastoni fuori che la prima carta, che è un 3 di coppe. Tutte le altre sono carte di bastoni. Quindi devo dire ragazzi che potrebbe effettivamente esserci un momento ben focoso, mi verrebbe da dire. Partiamo con questo 3 di coppe. Allora, il 3 di coppe di solito è una carta che parla di amicizia, ehm, potrebbe parlare di festeggiamenti. Adesso andiamo a vedere un pochettino l'energia generale del mese, ragazzi, poi andiamo a vedere caso per caso, quindi single, coppie, diciamo datate, coppie nuove, via dicendo, ok? Partiamo dal 3 di coppe. Abbiamo un 4 di coppe e un papa. Andiamo a vedere anche il fante. 7 di coppe e fante di bastoni un'altra volta, ragazzi. Allora, qui ci potrebbe essere qualcuno che è in una relazione. Non mi ha ancora dato sapere se è una relazione stabile, una relazione agli inizi, però ho come la sensazione che non sia esattamente quello che volete. Da un lato è come se ci fosse qualcuno che sta guardando proprio letteralmente da un'altra parte. Dall'altro, se siete i terzi in comodo, mettiamo così, potreste aver voglia di qualcun altro, di divertirvi un po', magari per qualcuno si tratta di essere, come vi posso dire, amati anche, no? Un po' per quello che meritiamo, invece che aspettare che magari l'altra parte abbia il tempo, abbia la disponibilità. Andiamo avanti, andiamo a vedere se di bastoni.
Cavaliere di spade e cavaliere di pentacoli. Allora, io credo che qua, qualsiasi sia il vostro obiettivo, con la carta del 6 di bastoni sento che qualche vittoria, qualche vincita, qualche gratificazione arriverà, ma potrebbe anche essere lentuccia. Cioè, io ho come la sensazione che ci sarà una persona nuova, ragazzi, quindi indipendentemente dallo stato attuale, cioè se siete single, se siete in coppia, non importa, sento che potrebbe arrivare una persona nuova con la quale effettivamente vi trovate molto bene a chiacchierare, a condividere, a organizzare, a pianificare, come se aveste le stesse cose in testa, mi viene da dire. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 6 di pentacoli, 5 di bastoni, 2 di spade e carro. È come se cercaste di comunicare al mondo esterno il vostro punto di vista. Andiamo a vedere il 4. Regina di spade. E asso di coppe. Andiamo a vedere anche la regina. La regina di bastoni è spiegata da una regina di bastoni, mi sembra giusto. Esattamente come il fante qui. Regina di bastoni, stella, mondo e fante di pentacoli. Cinque di bastoni ce l'avete anche qui. Non so ragazzi, io ho come la sensazione che qua qualcuno potrebbe scoprire che l'altra parte è sposata, potreste anche essere voi per certi versi ad essere sposati. È come se ci fosse qui qualcuno che ha già una situazione in piedi e voi non so se siete tanto disposti a rivestire il secondo posto. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 9 di pentacoli. Imperatore, cavaliere di bastoni, 7 di bastoni e mago. È come se qualcuno lottasse per la propria indipendenza qua, per la propria stabilità, regolarità, relazione. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Cavaliere di bastoni, perché ci mancava, perché qui abbiamo il cavaliere di spade, pentacoli e coppe. E re di spade. Dunque ragazzi, allora partiamo, l'energia del mese è combattiva, cioè io ho come la sensazione che in questo mese avrete la possibilità di parlare, di confrontarvi, di verificare con qualcuno le sue reali intenzioni. Io ho come questa sensazione. Se siete single, allora penso che sia il gruppo migliore, se siete single, perché vedo effettivamente qualche conoscenza possibile all'orizzonte.
vi sento anche molto dinamici in questo periodo. Potreste effettivamente avere varie possibilità di conoscenza, potreste anche avere vari pretendenti, potreste anche flirtare parecchio e divertirvi in questo gioco, se vogliamo. Devo dire che è difficile che entro la fine del mese voi rimaniate all'asciutto. Ok, quindi perché vedo parecchio movimento, ci sono parecchi cavalieri, parecchi fanti, parecchie, ci sono anche le regine, insomma, le figure abbondano. E, per quelle persone che sono in una relazione, allora partiamo dalle relazioni stabili, concrete e definite. Ci potrebbe essere qualcuno coi ragazzi che fa buon viso a cattivo gioco. Non escludo che per qualcuno siate voi ad avere questo gioco, diciamo così, come se ci fosse già una relazione in piedi, un qualche cosa di ben definito e di ben solido, ma qui sento che qualcuno ha voglia di novità, ha voglia di giocare, ha voglia di flirtare, ha voglia di qualche cosa di nuovo, è come se mancasse quella scintilla che fa risvegliare un pochettino la coppia. Devo dire che avendo l'asso di bastoni a fine periodo, cioè insomma a fine lettura, ehm, l'idea è proprio quella che prendiate in mano la situazione e iniziate a movimentare la relazione di coppia. Potrebbe essere attraverso un nuovo progetto e qui potrebbe esserci la casa, per qualcuno magari il nuovo progetto sono i figli, sono i bambini, per qualcun altro sono i viaggi, per qualcun altro è proprio il creare qualche cosa insieme, magari anche un lavoro. Fate solo attenzione a non partire un po' così troppo avventurieri e avventati senza avere un piano d'azione prima, perché qua ci vuole un piano d'azione. Qualsiasi sia il movimento che volete fare, con questo asso di bastoni. Vi dico, avendo tutti questi bastoni, ragazzi, il mese di maggio sarà ben caldo, sia a livello di flirt che a livello di storie, relazioni, passione, lo sento proprio caldo come mese. mm. Quindi ragazzi, insomma, a parte quelli che, scusate, potrebbero essere degli screzi un po' così, tutto sommato sento che, diciamo, lotterete per quello che volete ottenere. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione strana, non ben definita, extra, allora, anche qui, ragazzi, devo dire che il mese di maggio promette bene a livello di camera da letto, a livello di passione, a livello di interessi, a livello di entusiasmo, a livello di gioia, felicità, cioè vi sento molto molto bene da quel punto di vista lì. Eh, L'unica cosa che mi viene da dirvi è, dipendendo dalla situazione che ha l'altra persona, fate attenzione perché io ho come la sensazione che questa persona sia interessata solo a livello orizzontale. Cioè, o come, perché qui abbiamo una regina di spade e un re di spade qui, con un 4 di coppe lì, anche un 2 di spade qui. Quindi ho la sensazione che potreste non accorgervi che per l'altra persona è solo un divertimento. Non dico momentaneo, però sì che è solo un divertimento. Per qualcuno c'è un tema legato a qualche contratto, quindi potrebbe essere o un'ufficializzazione della relazione, piuttosto che un contratto per una casa che prevede anche magari uno spostamento. Però ragazzi, tutto sommato ho l'idea che il mese sia ben caldo per molti di voi.
Andiamo a vedere uno di questi oracoli per vedere che consiglio vi vogliono dare o quanti. Farfalla. Bene, questa carta vi dice che la relazione sta evolvendo e sta andando alla fase successiva. Parla di crescita e di guarigione del bambino interiore. Poi abbiamo mano di carte. Prendi una chance, una possibilità. Rischia, sii strategico. Parla di varie opzioni che si possono aprire. E poi, wow, la ragazza con il serpente. Qui ragazzi parla del paradigma del narcisismo, parla di essere usati, di mettere barriere. Ecco, è un po' la sensazione che sento quando vedo la regina e il re di spade. Perché comunque sono carte che mi indicano una certa freddezza. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Sono tanti, ma li prendiamo lo stesso. Lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli altri. Qui potrebbe venirvi bene, ragazzi, un confronto con degli amici per rendervi conto se siete voi che magari pretendete troppo o se è proprio l'altro o l'altra che non dà quanto voi vi aspettate o quanto vi meritereste. Poi abbiamo giocosità, per riconquistare l'amore lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. E qui lo sento un po' collegato al discorso del flirt di cui vi ho parlato prima. Dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia. Nel caso siate di quelle coppie che hanno bisogno di sprint nella relazione, potrebbe venire bene qualche gioco erotico in più, per esempio, a livello di relazione con tutti questi bastoni questo mese. Attrazione, attrai amore romantico godendo appieno di questo momento. Wow, anima gemella, sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Che interessante, ragazzi, io su queste carte qui delle anime gemelle sono sempre un po' così titubante, vi dico sempre di prenderla con le pinze perché ci sono una serie di fattori che ci fanno capire che è l'anima gemella. Quando l'anima è gemella, la relazione cresce in luce. Se è una relazione che vi fa soffrire, è una relazione karmica. Non vi fate prendere in giro le anime gemelle devono soffrire. No, non è così. Quella è una relazione karmica. Se c'è troppa sofferenza, se c'è abuso, se ci sono, diciamo, temi tossici, è perché la relazione in sé è tossica e non è una questione di anime gemelle. Non vi fate fregare da tutte le cose che si raccontano su YouTube, ragazzi. Ok, andiamo a vedere. Ok. Lavoro delle zone d'ombra, ragazzi, carta numero 29 e in effetti qui avete un 2 di spade, cioè come un qualche cosa che vi state raccontando, perché qui anche con il 4 di coppe è come se non voleste vedere, anche questa è una carta che è bendata, non voleste vedere certe dinamiche. Non voleste o non riusciste, Ok, carta numero 22. Questa carta parla dello schema di comportamento ripetitivo. Qui anche, ragazzi, avevamo il discorso del narcisismo e questo oracolo mi fa venire in mente che qualsiasi tipo di relazione tossica ha una dinamica che è sempre quella. Una volta che voi riconoscete qual è lo schema di comportamento, è molto semplice romperlo, interrompere questo schema di comportamento, schema di abuso, schema di, non lo so, fuga anche potrebbe essere per qualcuno. Bene ragazzi,
Questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Lo stesso lavoro lo potete fare anche nella sezione degli abbonati. È un po' più generico lì chiaramente, perché non avendo la persona davanti non posso fare il lavoro personalizzato a tu per tu, però anche lì c'è già del buon materiale per aiutarvi con le credenze limitanti. Parlo di metafisica, di metamedicina, parlo di esoterismo, insomma è un po' tutto quello a cui mi sono avvicinata io per quello che riguarda la magia bianca, ok? Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!